Ciao a tutti, cari amici single, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere utile ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Le previsioni valgono circa 30-40 giorni dalla data in cui le vedete in realtà. Io ho scritto più o meno aprile per darvi un'idea, però tenete presente che potrebbe esserci uno strascico anche a maggio. Bene, iniziamo subito con gli amici del Toro. Andiamo a vedere che energie saranno disponibili per voi single. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video, ad una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso base gratuito di tarocchi. Trovate il link al corso intermedio di tarocchi che inizierà a maggio 2023, sarà un corso dal vivo. Troverete anche sempre sotto nella descrizione il link al video che vi spiega perché abbonarvi al canale, perché da oggi sono aperti anche gli abbonamenti. E sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un 2 di bastoni al contrario, un 5 di coppe, la carta del mondo, l'asso di spade e la regina di pentacoli. Devo dire che il 2 di bastoni al contrario, seguito poi anche da questo 5 di coppe, mi dà un po' la sensazione che abbiate preso una scelta o siate sul punto di fare una scelta. Perché comunque quando c'è il 2 di bastoni al contrario è perché si esce dall'indecisione, ok? E il 5 di coppe è una carta che normalmente indica una perdita. Può essere la perdita di un'occasione, dove magari avete deciso di rifiutare una conoscenza piuttosto che un'occasione, un invito potrebbe anche essere. E c'è in effetti poi una sorta di pentimento, probabilmente. Non siete troppo sicuri di aver fatto bene. Però ho come la sensazione con questo mondo che ci sarà comunque un risvolto positivo, perché ci sarà un asso di spade, una comunicazione, qualche notizia, una verità che verrà a galla da parte di questa regina di pentacoli che potrebbe essere la persona di interesse, ok? Dipende se voi siete uomini o donne che guardate, però diciamo che la persona... andiamo a vederlo perché ho come la sensazione che sia del vostro stesso sesso. Andiamo a vederlo. È come se vi dessero una notizia. Andiamo a vedere due bastoni. Abbiamo un fante di pentacoli e nuovamente la regina di denari. Mm. Come se fosse indecisi o foste stati indecisi su che cosa fare, su come muovervi da un punto di vista pratico. Come se fosse venuto a mancare qualcosa e voi dovete capire come gestire la situazione. Andiamo a vedere il 5 di coppe. La luna al contrario. Mm. Uh. Luna al contrario è diavolo, ragazzi. Qui è qualcosa di vecchio che ritorna a galla, qualche questione che vi fa sentire bloccati, condizionati. Fortemente potrebbe essere la paura che vi fa, diciamo, declinare questa offerta, perché comunque qui c'è l'occasione persa. E quando c'è la luna si parla di proiezioni, quando c'è il diavolo si parla di schiavitù, di emozioni represse. Quindi qui ho come la sensazione che ci sia un boom emotivo che vi, insomma, vi impegnerà per un 5-10 giorni. Andiamo a vedere il mondo, perché poi le cose cambiano. Mm.
Sì, ho come la sensazione che verso la fine della lettura c'è un movimento, può essere un movimento di idee o un movimento proprio fisico, un trasloco, qualcuno se ne va. Ragazzi, può anche fare riferimento al fatto che dobbiate comunque fare un viaggio di lavoro o che dobbiate spostarvi, che stiate organizzando anche solo un viaggio. Adesso andiamo a vedere l'asso di spade perché il fante di spade potrebbe essere una persona che conoscerete in questo viaggio. Mentre qui si esce da una situazione di indecisione e si vive un momento di lutto per probabilmente aver preso quella decisione, ci sono delle questioni che potrebbero tornare a vibrare. Ho come l'idea che probabilmente stando in questa situazione un po' triste, qualcuno potrebbe decidere di fare una gita fuori porta, di fare un viaggio per distrarre la mente, no? E ho come la sensazione che appunto arrivi questo fante di spade. Andiamo a vedere ancora una carta. Mm. Due di spade, re di coppe, voglio una carta per la regina di imperatore. Ho come l'idea che la persona che andrete a conoscere ehm, sarà una persona con la quale avrete una grossa affinità intellettiva, una grossa affinità emotiva e soprattutto avendo la carta dell'imperatore ho la sensazione che sia una persona, c'è anche la regina di denari, stabile, concreta, è come se questa persona fosse lì per voi, vi facesse capire ad un certo punto che potete contare su di lui o su di lei. Però ecco, sì, un momento un po' cupo, devo confessare che lo passerete. Però ragazzi, quando vi succede così, invece di rimanere nel clima, nella vibrazione della tristezza, può essere utile cambiare assetto mentale e magari mettervi una musica allegra, già quello aiuta a cambiare le vibrazioni, per esempio. Io le chiamo tattiche di sopravvivenza, basta conoscersi. Se sapete che, non lo so, in quel periodo particolare della settimana piuttosto che dell'anno siete un po' giù, un po' tristi, partite d'anticipo, cominciate a caricarvi di energia positiva prima e quando sentite che state per andare giù, o fate qualche cosa per distrarre la mente dai pensieri che vi stanno attanagliando, o appunto mettete musica con vibrazioni positive, musica allegra, può anche essere utile la musica, quella specifica 432 Hz, la musica angelica voi cercate. Vi dà una serie su YouTube e vi danno una serie di video, di link a musiche che servono proprio per pulire il campo energetico, ok? Potete anche ballare, fate quello che vi fa star bene. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli del cuore. Fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia, fiducia nella vita, c'è il mondo, c'è il cambiamento, il compimento, è un risultato, il mondo quando arriva nelle vostre carte perché c'è sempre un risultato o un cambiamento che si sta avvicinando o a voi vi state avvicinando a questo cambiamento perché poi avete anche comunque il carro. Inganno. Nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé e qui ve la metterei qui sotto, anzi qui in mezzo, perché la sento molto collegata con questo diavolo, ragazzi. Bene, spero che vi sia stato utile sapere come si muoveranno le energie, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con la condivisione, con l'iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone della Vergine. Andiamo a vedere anche per voi quale sarà l'energia disponibile per aprile. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione trovate il link di un video che è una guida che spiega come unire il significato di diversi oroscopi.
trovate il link al corso base di tarocchi gratuito, trovate il link al corso online, dal vivo online che inizierà a maggio e sarà un corso appunto non registrato, e troverete anche il link alla sezione degli abbonamenti, quindi se vi interessa abbonarvi potete trovare dei video esclusivi in quella sezione. E per chi volesse contattarmi, sempre nella descrizione c'è il mio indirizzo email e lo vedete anche qui. Partiamo col carro, il re di pentacoli, la regina di bastoni e il 4 di coppe, ragazzi. Molte persone con il carro potrebbero essersi spostate, aver fatto un viaggio, magari potrebbe essere un viaggio pasquale per molte persone. Sta di fatto che può anche semplicemente essere uno spostamento di idee, muoversi da una situazione all'altra o muoversi da un'idea all'altra. Il re di pentacoli potrebbe essere una persona, tenete presente che avete anche la regina di bastoni, quindi ci sono due persone che potenzialmente potreste incontrare o che potrebbero girare intorno a voi. Adesso andiamo poi a vederlo, ma come la sensazione... Allora, per molte persone potrebbe essere che ci siano due persone che vi girano intorno, che già conoscete da un po', e invece per altri potrebbero essere due persone nuove. In questo caso ho la sensazione, con questo 4 di coppe al contrario, che non vi rendiate bene conto delle possibilità che avete o con una di queste persone o con entrambe le persone. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il carro. Guardate che belle carte. Fante di bastoni, 4 di bastoni, 10 di pentacoli. Ragazzi, è durante un viaggio probabilmente che potreste conoscere questa persona, potrebbe essere un ritrovo familiare, un viaggio per ritrovare la famiglia, perché qui ho carte di famiglia, ho carte di festeggiamenti, ho carte di tradizioni. Quindi sì, potrebbe essere, ipotesi, un amico di un amico, o di un parente o di un fratello che vi raggiunge nella domenica pasquale, in queste giornate, oppure Pasquetta mi verrebbe anche da dire, o magari è il fine settimana dopo, ragazzi. Poi sempre nel video della guida spiego quanto veloci sono i movimenti in base alle decadi di nascita, quindi andatelo a vedere perché è molto interessante. Comunque sta di fatto che c'è un movimento per una cerimonia, per una celebrazione, per qualche cosa che è una tradizione, e c'è questo potenziale fante di bastoni. Se non fosse una persona che conoscete direttamente in questo momento, diciamo la prima parte di aprile è un po' presa da questi festeggiamenti, da questi ritrovi familiari, potrebbe rappresentare semplicemente il vostro entusiasmo, il fatto che comunque questa nuova stagione vi stia un po' risvegliando gli animi e le passioni. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Regina di coppe e 9 di bastoni. Allora, devo dire che questa persona, adesso anche lì dipende se siete voi o se è la persona di interesse nuova o già conosciuta che sia, però con questa regina di coppe ci sono una sorta di, diciamo, ipersensibilità emotive da un lato e poca sensibilità dall'altro. Quindi una dei due è ipersensibile e l'altro o l'altra potrebbe essere poco sensibile certe volte. E avendo il 9 di bastoni ho come l'idea che questa cosa stia un po' stancando, stia un po' debilitando, come se uno dei due non fosse abbastanza sensibile nei confronti dell'altro. Però è anche vero che a un certo punto, cioè la conoscenza di una persona, o meglio, la vibrazione che si crea con una persona nuova si amalgama mano a mano che c'è la conoscenza. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 5 di pentacoli e 9 di coppe. Ho come la sensazione che questa mancanza di delicatezza che potrebbe esserci in questa relazione, non perché magari l'altra persona voglia ferirvi, ma perché proprio
non ha quel tipo di sensibilità e quindi se voi siete ipersensibili, ehm, diventa difficile, insomma, far amalgamare quella vibrazione di cui parlavo prima, perché comunque qui c'è un 5 di pentacoli che è una carta di delusione, un 9 di coppe al contrario che è una carta di energia un po' stantia, però la sensazione ragazzi è che qui non vediate il vostro potere personale. O potrebbe essere che non vediate il potenziale della persona, perché è una persona... sapete che prima vi ho detto che potrebbero essere due le persone, no? Una magari verso metà mese e l'altra un po' più verso la fine della lettura, quindi fine aprile, inizio maggio. Datemi un'altra carta per questa regina di bastoni. Imperatrice al contrario, 3 di coppe al contrario. Ragazzi, ho come la sensazione che potrebbe esserci una terza persona, un terzo incomodo, diciamo, tra voi e questa conoscenza probabilmente. Perché comunque abbiamo anche l'imperatrice al contrario, la regina di bastoni al contrario, e praticamente l'unica carta dritta è il 5 di pentacoli, che è una carta che parla di delusione, una carta che parla di perdita, proprio economica anche. E considerato che abbiamo l'imperatrice al contrario, sì, potrebbe essere che abbiate una spesa imprevista, o meglio, che organizziate di, non lo so, fare quel trattamento di bellezza che è tanto che state aspettando di fare, decidete di investire una cifra importante, mi viene anche quasi da dire, ma non c'è quel tipo di soddisfazione, è come se con questo 4 di coppe o non vedete possibilità con questa persona, mentre con questa non vi sentite pienamente appagati, quindi siete lì un attimino che state pensando a che cosa fare, oppure non vedete speranze nella relazione. Andiamo a vedere. Re di pentacoli, diavolo, 2 di spade. Già, non vedete potenziale nella relazione, secondo me. La regina di bastoni, allora, tenete presente che sono regina e re. Quindi una delle due persone avrà un divino maschile più forte, ok? Quindi è la persona poco sensibile, mentre l'altra persona vi dirò che ha un modo di fare molto manipolativo. Quindi tende a, per farvi capire chi potrebbero essere, ehm, tende a ricattarvi un po' a livello emotivo, quindi a farvi sentire in colpa, e cose di questo genere. Guarda, sono quelle persone che vi buttano la responsabilità di come loro reagiscono alle cose, quindi guarda cosa mi fai fare o cose di questo genere. Qui ragazzi quello che non vi rendete conto è che guardate, qui c'è il re di pentacoli, di nuovo. No, io credo che nessuna delle due, mi dispiace dirvelo, però almeno che avete ascoltato la lettura sapete a che cosa andate incontro, poi ognuno è libero di scegliere chi far entrare nella propria vita, ma ho come la sensazione che con nessuna delle due persone, a parte l'entusiasmo iniziale, però ci sia un buon potenziale. Perché di qua è come se faceste fatica a entrare nella stessa vibrazione, considerato che qui abbiamo Re di Pentacoli, di nuovo abbiamo anche un 2, due persone qui, due persone qui. C'è qualcosa che non vi convince né di una né dell'altra ed è per quello che siete titubanti a fine periodo. Andiamo a vedere che cosa vi dicono gli angeli del cuore. Dipendenza reciproca. È un 5 di pentacoli pieno. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita mentale e vi ricordo che c'è anche il diavolo. Soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. C'è un 5 di pentacoli, che
che è la perdita economica, l'investimento imprevisto. Normalmente indica una mentalità proprio di carenza. Sapete quelle persone che dicono, ma la vita è così, cosa ci vuoi fare? Forse bisognerebbe rispondere, tirati sulle mani che fai qualcosa per cambiare. È quell'atteggiamento un po' statico anche da 9 di coppe. La carta dell'aria viziata, diciamo, un 9 di coppe al contrario. Amici della Vergine, fatemi sapere cosa ne pensate della lettura. E se comunque vi è piaciuta, insomma, vi ha dato informazioni importanti, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto è sempre gradito. Io vi mando un abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche agli amici del Capricorno. Andiamo a vedere le energie disponibili per voi single. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere, e sotto nella descrizione trovate una guida che spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche il link al corso gratuito di Tarocchi, trovate il link al corso intermedio che inizierà a maggio e sarà un corso dal vivo. Troverete anche un altro link ad un video che vi spiega perché potrebbe essere utile abbonarsi al canale e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, partiamo con l'imperatrice al contrario, la carta della forza, 7 di coppe e il 3 di spade, ragazzi. Allora, l'imperatrice al contrario potrebbe far riferimento a un progetto o a una sorta di vostra, come vi posso dire? Come l'idea che vi stiate sottovalutando. Sono sicura che molte persone potrebbero migliorare il proprio lato estetico perché potrebbe aiutarvi a sentirvi meglio con voi stessi. La carta della forza mi dice che avete bisogno di prendere il coraggio a 2 mani, di fare una scelta, di aprirvi delle possibilità. Il 3 di spade al contrario, che normalmente è una carta che parla di una ferita aperta, di qualche cosa che ancora fa male, poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, ma ho come la sensazione che l'aprirvi delle possibilità sia un modo per uscire da questo 3 di spade, ok? Andiamo a vedere l'imperatrice al contrario. Nove di pentacoli e regina di bastoni. È una questione, sì, che riguarda proprio quello. L'amor proprio, il come vi coccolate, il come vi curate, il quanto vi sentite belle, quanto spesso vi comprate un bell'abito perché vi fa piacere l'abito, non perché magari abbiate bisogno, quanto vi curate, quanto vi prendete il tempo per voi stessi. A parte questo, come la sensazione che siete persone molto indipendenti. E adesso andiamo a vedere, però la regina di bastoni qui potrebbe già essere qualcuno che magari conoscerete nel prossimo periodo. Però prima voglio andare a vedere altre carte. No, ho più la sensazione, perché c'è un cavaliere di pentacoli, ho più la sensazione che siate voi qua. Che insomma, diciamo, state studiando dove potervi migliorare, come sentirvi più belli, più belle, che tipo di cura poter fare per stare meglio, che tipo di coccole volete, insomma, vi potete concedere, ecco. Perché vi dico così? Perché poi c'è la forza che dice, cioè, ho come la sensazione che qua siate molto indipendenti, però low profile, come vi spiego? Mentre la carta della forza vi dice, ok, basta, hai aspettato abbastanza,
È ora di prendere il coraggio a due mani e di fare un movimento, di fare uno sforzo, di fare un passo. E vi dico che potenzialmente nel momento in cui voi vi aprite a queste possibilità potrebbe arrivare questo cavaliere di pentacoli. Andiamo a vedere il 7 di coppe, 7 di spade e matto. Attenzione alle proiezioni, attenzione a quello che viene detto, non vi fate troppo prendere dall'impulsività e dalla gioia e del momento, perché comunque quando c'è il matto si parla sempre di scelte e decisioni fatte proprio con impulsività, che non sono pensate. Andiamo a vedere sto 3 di spade. Una carta per la stella. Allora, ragazzi, qui è un po' come se vi dicessero tenete gli occhi aperti, perché è vero, le possibilità si aprono magari con questa persona, magari anche durante un viaggio, uno spostamento, un'avventura, potrebbe essere qualsiasi, anche un corso di qualche cosa nuovo, però attenzione alle verità non dette, alle bugie, in generale alle cose che vi dicono, alle prospettive che vi presentano. Non fatevi prendere troppo dall'emozione, magari di questa persona, perché potrebbe non essere tutto oro quello che luccica, nel senso che ad un certo punto potreste anche rendervi conto. Finisco la frase, potreste anche rendervi conto che questa persona non ha i vostri stessi obiettivi di vita o semplicemente relazionali. Ci sono delle persone che quando le conoscete, per, diciamo così, testare un po' il terreno nei vostri confronti, cominciano a dire delle cose e parlando in terza persona. Pensa come sarebbe bello, vi faccio un'ipotesi, pensa come sarebbe bello vivere in montagna. Magari voi avete detto 5 minuti prima a quella persona che vi piacerebbe vivere in montagna, quindi voi nella vostra testa associate il pensa come sarebbe bello vivere in montagna insieme. Quello si chiama sogno condiviso ed è una tecnica di manipolazione. Cioè, quando vi buttano la palla così, parlando in terza persona, senza mettere esattamente un noi, un quando, ok? Semplicemente per far sì che voi iniziate a lavorare con la fantasia. E poi quello crea la disillusione. Quindi attenzione alle proiezioni, a quello che vi raccontano, bla bla bla. Perché in realtà con questo asso di bastoni al contrario, ragazzi, manca proprio un'azione decisa da parte di questa persona. Può anche essere che sia una persona un po' titubante, perché appunto abbiamo un cavaliere di pentacoli che è una persona che fa veramente un passo, un micro passo alla volta, però qui si tratta di quello che vi raccontano. O anche, guardate, se non è qualche cosa che vi dice qualcun altro, i 7 di coppe possono essere le vostre illusioni. Magari la persona lo dice così ingenuamente, ritornando all'esempio di prima, e siete voi che con la vostra mente fate voli pindalici e arrivate già alla vecchiaia con questa persona. Andiamo a vedere. Ok. Vale la pena di aspettare. 7 di pentacoli. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Vero amore, questo è l'amore della tua vita. Wow! Sì, infatti non c'è scritto qui che, cioè non c'è scritto, le carte non dicono effettivamente che non sarà un buon amore, semplicemente che in questo periodo potrebbe esserci una disillusione. Quindi l'avvertimento è fate attenzione a non farvi voi film nella testa per conto vostro, perché magari la persona fa un esempio, fa una battuta o fa qualcosa, ok? Perché potrebbe essere la persona giusta.
Però ecco, magari è un po' presto per aspettarsi qualche tipo di azione concreta o anche un tipo di approccio sessuale, perché comunque l'asso di bastoni parla anche di quello, ok? Amici del Capricorno, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con un commento, con la condivisione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e difatti voglio ringraziare tutte le persone che comunque continuano a supportare il canale. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!